volevo condividere con i colleghi odontoiatri un'analisi sulle cause più frequenti del fallimento di una protesi tradizionale, la classica protesi fissa. E si è visto con studi effettuati intorno agli anni 80 e 90 che praticamente a 10 anni di distanza dalla cementazione definitiva di una protesi noi possiamo avere un fallimento di queste protesi intorno a circa il 10%. Addirittura un'analisi più recente condotta praticamente da Walton nel 2002 ha messo in evidenza che i fallimenti a 10 anni si aggirano sempre intorno al 10%, però secondo dati più recenti la probabilità di successo è dell'89%, ma quella di sopravvivenza del 71%, a seguito di rischio di carie e di malattia parodontale. Inoltre è molto importante il rischio della decementazione, che sale addirittura al 6,4%, e si può avere anche il rischio di frattura del moncone invece più bassa, intorno al 2%. Quindi la causa più frequente praticamente e si può avere in seguito anche alla frattura della protesi, ma anche quelle basse, intorno al 3%. Quindi la causa più frequente di insuccesso di una protesi è la decementazione della protesi tradizionale stessa. Quindi dobbiamo capire che i processi cariosi e la decementazione rappresentano sicuramente la percentuale più alta di insuccesso, a cui seguono poi le cause endodontiche, quelle parodontali, quelle estetiche e le cause tecniche legate alla frattura della travata. Ora, la causa praticamente, vediamo già da questa immagine, più frequente è come viene preparato praticamente questo moncone, in cui non vengono considerati, aspetti importanti che debbono essere considerati praticamente quando noi andiamo a realizzare praticamente una protesi. E per la decementazione delle protesi un lavoro molto interessato è stato quello di John Silnes, il quale ha messo in evidenza che la ritenzione di una protesi, che è legata anche alla sua stabilità, quindi la tenuta di una protesi, che è la somma della ritenzione e della stabilità, dipende dall'area che si oppone alla rotazione della corona sottoposta a carico occlusale. Quindi quando noi imponiamo un carico occlusale alla nostra corona, la nostra corona tenderebbe a muoversi, quindi a subire uno stress tangenziale, torsionale, uno stress latero-laterale che praticamente tenderebbe a crearne il distacco. Qual è l'area che impedisce praticamente? È questa che vediamo colorata in celeste, che viene chiamata area di Silnes. Questa celeste è l'area di Silnes, che noi individuiamo come? Praticamente stabilendo quella che è la base. Qui c'è una preparazione ovviamente a spalla, la base praticamente del moncone per l'altezza dello stesso, tracciamo, e questa rappresenta l'area di Silnes che si oppone praticamente alla decementazione, al movimento di torsione. E ovviamente quest'area noi la possiamo migliorare più noi manteniamo il parallelismo delle pareti. E si è visto che praticamente l'ideale, proprio l'iperbole, ne abbiamo già parlato un'altra volta, che la parete da parallela non dovrebbe mai superare con quella controlaterale un angolo finale di 6 gradi fino a un massimo di 12 gradi, quindi praticamente da 6 a 12 gradi noi potremmo avere questo angolo fra le due pareti tra 6 e 12 gradi, perché pareti parallele non permetterebbero l'inserimento praticamente della corona. Ovviamente questo non è sempre possibile, e si è visto facendo lavorare gli studenti praticamente che questa inclinazione in media va intorno praticamente ai 15 gradi, facendo perdere quindi in maniera importante la ritenzione. Ovviamente questo praticamente è la stabilità della protesi. Questo praticamente va quindi a rendere importante quello che è lo sviluppo dell'area di Silnes quando questo discorso del parallelismo non può essere rispettato, e quindi l'altezza del moncone deve essere considerata un parametro molto importante. Sappiamo che l'altezza di un moncone minimo dovrebbe essere almeno 4 mm, o comunque l'altezza di un moncone dovrebbe essere pari alla base, almeno alla base praticamente della corona. Quindi se questa è la base del moncone, altrettanto dovrebbe essere l'altezza. Questo è molto importante, ma
l'area che ci garantisce la tenuta della protesi è l'area praticamente di Silnes. Quest'area praticamente, ovviamente, è quella che noi quando possiamo dobbiamo considerarla, considerando praticamente che la protesi tradizionale noi la possiamo fare cercando di lasciare almeno fra i denti superiori frontali, tra cresta alveolare del superiore e dell'inferiore, un'altezza di 7,5 mm e 8,5 mm in zona posteriore, l'altezza fra la superficie gengivale e la cresta alveolare, insomma, del mascellare superiore rispetto a quello mandibolare. E la nostra preparazione delle superfici dentali dovrebbe essere ridotta a livello occlusale di quel tanto, di quel minimo necessario e sufficiente a garantire una struttura sufficientemente resistente all'abrasione e al carico occlusale, ma non praticamente troppo eccessiva per ridurre praticamente l'altezza del moncone. Quindi capiamo bene quanto sia importante praticamente rispettare l'altezza minima di 4 mm, mantenere il parallelismo tra le pareti e considerare questa area di stillness, un'area praticamente importantissima per la tenuta del sistema. Ovviamente quando noi non riusciamo perché abbiamo monconi molto bassi, dobbiamo praticamente sviluppare pareti non con chamfer, ma pareti praticamente a spalla che aumentano questa superficie e questa altezza del moncone. Dobbiamo eventualmente fare dei pin ledge, dei pin, delle coulisse praticamente, e lo shoulder, cioè quindi i tre sistemi che sono lo shoulder, la spalla, la coulisse e il pin che si continua nella superficie quando noi praticamente abbiamo monconi bassi. Talvolta può essere necessario e diventa importante fare un allungamento di corona clinica e quindi scendere nei tessuti parodontali per guadagnare altezza di questa superficie. Quindi mi sembrava, interessante sottolineare questo concetto, condividerlo con i colleghi sull'importanza praticamente della corretta preparazione dei monconi in grado di garantire una stabilità e ritenzione della protesi che insieme fanno la tenuta del sistema dente protesico, che deve essere anche resistente e quindi non deve essere soggetto a fratture della travata per errori tecnici. Praticamente quindi l'elemento più importante che abbiamo visto a portare un fallimento, al rischio di un insuccesso di una protesi tradizionale è la decementazione legata praticamente ad una cattiva preparazione dei monconi che non sono sufficientemente ritentivi per le protesi in oggetto. Quindi mi pare di aver così sottolineato e mi pare di aver comunicato un concetto importante, l'area di Silnes, che adesso penso sia chiara a tutti quanti. Grazie per l'attenzione.